È buono qui, è buono qui. C'era un livello maledetto. Il livello è maledetto, anche detto tipo opacità 50%. Siamo giocati Francesca. L'abbiamo persa, No? Si ritira. Oggi sfida disegno molto interessante. Via. Kama. La sfida sarà quella di ridisegnare le opere d'arte dei nostri collaboratori di quando erano bambini, cercando di interpretarli al meglio. Voi non saprete di chi sono i disegni e alla fine della sfida chi indovina più disegni avrà dei punticini in più. Io so che nel disegno di Piero ci sarà l'occhio del faraone. L'occhio del faraone. Ma la mia specialità è fare gli occhi. L'occhio da faraone egizio. Allora io direi di iniziare con il primo scarabocchio. Aspetta. Questo è sicuramente da Alice. È un gatto che ha un'aureola con le ali. 10 minuti di tempo. 3, 2, 1, via. Cosa sto facendo? Cos'è sta roba? C'è da dire anche una cosa, che Rick è avvantaggiato perché i gatti fanno parte di lui, quindi... Sì, ma non è che basta dire mi piacciono i gatti per sapere disegnare, eh? Devo attenermi agli stessi colori. Sì, esatto, devi attenerti Ok, perfetto. ai vari elementi e tutto quanto. E i colori. Colori, che in questo caso, vabbè, c'è solo uno che è il marchio. E colori. E intanto a 4 minuti dal termine, primo imprevisto. Bimbo fastidioso. Un bimbo fastidioso si è impossessato dei vostri disegni e li ha scarabocchiati per rovinarli, ovviamente. Ma i veri artisti riescono a trasformare anche gli errori in capolavori. Continuate il disegno senza cancellare gli scarabocchi. Piero o Martina, andate a fare uno scarabocchio. Non bisogna scarabocchiare sopra il disegno, perché altrimenti vi ammazzo. È arrivata qui la bambina malefica, presentati. Ecco qua. Ciao. Vuoi scarabocchiare il mio disegno? Sì, Mi raccomando però, scarabocchia tutto tranne qui. Sì, ma è una regola o è quello che vuoi È una regola. Se si applica tutti e due è una regola. Ok. Grazie Marti. Ma che è sta roba? Potevi fare uno scarabocchio bello. Ti invito a farmelo più brutto. Perché poi non vorrei che magari lui dice no, perché a me l'ha fatto più brutto. Ok, basta. No, non puoi andare sopra il disegno. Rifallo. Ok, adesso è brutto il giusto, secondo me. 3, 2, 1, si rinizia. Qua suggeriscono, io farei un filo di lana con un gomitolo. Grazie a chiunque abbia suggerito questa cosa. Tre, due, uno. Io ho deciso che siccome perdo sempre, la sto giocando con la stilizzazione, visto che non è facile competere. Allora a questo punto Il tuo disegno sembra uscire direttamente da Cartoon Network. era il mio intento. Mi piace come hai stilizzato le forme. Hai qualcosa da dire sul mio? Se no passiamo direttamente No. Allora, alla il tuo prossima sfida. è molto carino. L'unica cosa che non hai fatto Sì. era questa bocca estremamente arricciolata. Basta! Prestate attenzione tutti a me! Su, andiamo! Camati, pochiti, pochiti, wa. Cama, cabra da. Se ciascun disegnerà, ognuno il voto si darà. Spiritus. Davvero? Abbiamo hackerato il sistema di Kama. Quello di Rick francamente mi piace di più, perché mi ricorda più un gatto. Quello di Fra mi sembra forse più un orsacchiotto. La vitina stretta e queste gambone enormi da dino. Lo stile non viene apprezzato. Quindi ora scriveremo su dei bigliettini secondo noi chi ha disegnato questo disegno. E alla fine del video vedremo chi ci si è avvicinato di più e potrebbe ribaltare completamente la situazione. Ah! Ci siamo dati la scossa. Prossima manche.
Ok, questo cos'è? Questo è bello. Davvero lascia un sacco spazio all'interpretazione. Non capisco che cosa sia. Tu hai delle idee? Su come farlo, sì. Su chi l'ha fatto, no. Pronti? 3, 2, 1, via. Imprevisto, vai. Che bello. Ciuccio d'artista. Ciuccio d'artista. Ai pargoli non manca mai un ciuccio. Continuate a disegnare, ma con un pollice in bocca. Dai, che schifo. Luigi Inizi. Mamma, sono uno youtuber. A me piace la differenza perché c'è Fra che c'ha l'unghietta appena nella bocca, Rick invece c'ha il pollice intero dentro la bocca. Sto sbavando. Che schifo. Eccolo. Il dito agli addominali. Che mi ha messo particolarmente in difficoltà è che ha delle cose di un pavone in fondo ai capelli. Quello sbrodolo nero sotto. Io ho voluto interpretarlo come naso e a quel punto mi era diventato un po' pinocchiesco sto personaggio. Infatti ci ho messo il legno. Proprio carino, sai? Il tuo io lo trovo molto fedele. Io mi sono immaginato un vampiro, visto che c'aveva questo mantello. E infatti poi sì. quelli mi sembrano tipo uccelli che aveva sulla spalla. Ah, ok. Kama sa anche che cosa ha tentato di disegnare la persona, no? Sì. Quello di Rick me lo richiama di più perché ha usato anche i colori, capelli verdi, la giacca arancione, il mantello pipistrellesco, la faccia bianca. Bisogna reinterpretarlo o non bisogna reinterpretarlo? Io continuerò così. Francesca dentro di sé sta dicendo: l'importante qui è essere coerenti. Ma qui prendiamo i disegni per i bambini, bisogna reinterpretarli ma non si sa che cosa hanno disegnato. No. Per me la sfida è indovinare chi l'ha disegnato. Quindi dai, scriviamo chi l'ha Ma per disegnato. me per te la sfida è fare un disegno che piaccia a Kama. Tieni. Piero? Non è lui. Non ha gli occhi da faraone. Davide? Questa reazione è molto sospetta. Dai, puoi dirmelo. Io punto su quel magico sorriso. Che ci hanno mai mandato. Indovina ora chi è che te ci manda. Ok, allora io direi di passare alla terza manche. In questo qui ci sono un sacco di elementi. C'è anche una frase in un alfabeto alieno. Sono tipo due interruttori su una montagna. Non vorrei dire, ma guardate il corpo di quel coniglio, mi sembra il E profilo. dai, su, su. Anche tu ci hai pensato? Sì, sembra che viene da Peppa Pig. Ecco. Ma questo è. Questo non è il super coniglio. Master Coniglio! Master Coniglio. È lui! Chi è che mi ha plagiato? E perché c'è un uovo aperto nel cielo? Una frittata. Occhio di bue tipo. Pronti? 3, 2, 1, via. Per favore, facciamo vedere sti imprevisto. Va bene. Aneddoto infantile. Avete 2 minuti a testa per raccontare un aneddoto sul disegno di quando eravate bambini. Alla fine, durante gli ultimi 2 minuti, la chat voterà con un sondaggio quale dei due è piaciuto di più. Il vincitore otterrà punti aggiuntivi. Come fai a sapere che ci penserò per i prossimi 2 minuti e non per i prossimi 4 minuti? Ma pensaci per i prossimi 4. Niente, volevo assicurarmi che avevo 4 minuti per pensarci. Esatto. 3, 2, 1, via. Francesca? Francesca, ora ricomincio.
3, 2, 1. Sì. Stavolta il tuo è proprio bello. Sono contento che ti piaccia. Il tuo c'ha un non so che di inquietante, per cui il sole è scuro e il coniglio è scuro. Tu hai qualcosa da dire sul mio disegno? Ha detto che è bellissimo. Mi piace un botto perché hai valorizzato il fatto che del coniglio, dalla sua silhouette uscisse fuori un solo braccio. È palesemente Master Coniglio. Vai, Kama. È tosta, è tosta. Tu dici che è tosta quando è palese e quando è palese è tosta. Ho detto 2 volte la stessa cosa. Siete pronti? Siamo Dai, prontissimi. vediamo il frutto di questa riflessione. Ero propenso per quello di Fra perché mi ricorda più il disegno originale. Alla fine ho pensato di votare quello di Rick perché lui ha reinterpretato un coniglio mascherato con una montagna e gli ha dato nuova vita. Prima, quando io ho fatto il Pinocchio, mi ha detto no, è diverso. E invece sembravano uguali. Cioè, poi però quando sono diversi è una reinterpretazione. Però Questo l'importante è però- essere coerenti. Esatto. Raccontaci il tuo aneddoto, Rick. Quando disegnavo da piccolo, io ero riccio, quindi io mi facevo riccio ed erano tutti gli altri ricci, mia madre era riccia, tutti con questa cosa qua. Col ciuffone davanti così grande. E un'altra cosa che facevo sempre, che ho sempre fatto e non so da dove cavolo l'ho presa, è il sole con gli occhiali da sole. Eccolo qua. Ah, comunque anche gli alberi erano così, Il mio aneddoto è il seguente. Io ridisegnavo tutte le avventure della mia crew di bambini con Ninetales. Eravamo tutti Ninetales. Ognuno però aveva un ciuffo di un colore diverso. Io ce l'avevo blu. Il mio Ninetales nella storia faceva tipo: perché hai ucciso mio padre? Era la trasposizione di questa bambina che mi prendeva in giro nel mondo dei Ninetales, no? Quindi avevo costruito le storie dei Ninetales basate sulla mia crew di amici. Questo è il mio aneddoto. Maledetta bambina! Non la posso vedere neanche ora! L'aneddoto di Francesca ha vinto. Diamogli un pochino di più. È un mezzo punto. Chi l'ha disegnato? Giusto. Prossima manche. Ma è una tartaruga ninja. È macchia nera. Come si chiama? Ma non è un personaggio dei fumetti? Ma che ne so? 3, 2, 1, via. Quarto imprevisto. Baby crossover, avete 5 minuti ulteriori per unire il disegno di questa manche a un altro disegno realizzato da un altro collaboratore. Dovete fare quindi un crossover tra i 2 disegni. Indovinate anche il secondo collaboratore e sono punti aggiuntivi. Ma che cos'è? Ma che cos'è? Ma no! Ma come si fa a unirlo? Ma poi c'è un'altra Un gamba altro che gli piede. spunta dalla Un altro piede in testa. Tre, dos, unos. Ah, gli hai messo un piede in testa. Ho unito quello che potevo unire. Questo qui non ha nulla di particolare tranne avere un piede in testa. Del tuo mi piace molto che è dinamico e viene verso di te, quindi c'è anche l'accenno di prospettiva. Inoltre vabbè c'è quel qualcosa di grafico. E il tuo mi piace il fatto che comunque hai dato un contesto e hai dato una spiegazione al piede sulla testa, che effettivamente poteva essere un po' a caso. Inoltre ho messo le casette, come se lui stesse saltando per cercare di prendere sì. Peter Pan. No, la tua idea mi piace moltissimo. Vi do il punteggio. Non ho ben capito. Io ho preso un pelino di più di te. Secondo me c'è qualche incongruenza nel totale. C'è sempre l'incongruenza quando voto io, Fra, non devi chiederti cose. Mi piace di più quello tuo, Fra, questa volta qui, perché Rick ha messo all'interno dello stesso disegno i 2 disegni. Quello di Fra però mi piace veramente tanto per quanto è dinamico. Mi piace perché ci ha aggiunto quelle linee. Se non ci avesse aggiunto quelle linee dinamiche, Intendi queste? Le ha fatte più spesso e me lo ricorderò. Secondo noi di chi è questo disegno? ultima manche. Parte il quinto e ultimo imprevisto che avrà a che fare per tutta la manche. Ritorniamo bambini.
In questa manche dovrete disegnare un'opera famosa come se foste tornati dei pargoli. L'opera in questione è La Venere di Botticelli. Abbiamo già fatto una sfida dove noi ridisegniamo i disegni come se fossimo dei bambini. E io mi sono incazzata moltissimo in quella sfida, perché ogni disegno che facevo mi veniva detto: ma questo non è come se lo disegnassi male, è come lo disegneresti se fossi un grafico che lo vuole disegnare bene, come se fosse un bambino. Quindi oggi vi potrei assassinare. Ma La Venere di Botticelli, dobbiamo fare solo La Venere O anche Botticelli. Botticelli è stato nostro collaboratore, poi in realtà abbiamo visto che non è che avesse tutto questo talento. 3, 2, 1, via. Comunque io penso che questa sia la parte più difficile della sfida. Qualsiasi cosa fai, è sempre impossibile fare un disegno come lo farebbe un bambino. 3, 2, 1. Cos'è da dire? Il tuo non so che di... Brutto. Sì, io. Volevo farti i miei complimenti. Ma perché mi è piaciuto soprattutto come questa mano è molto più grande dell'altra. Vero. Sì. Kama, sta a te. Partono i voti. Allora, mi è piaciuto di più quello di Francesca. Mi ricorda proprio quando direttamente col pennarello disegni sul foglio bianco e scarabocchi un pochino per colorare i riempimenti. Ricky invece mi è piaciuto questo tratto molto approssimativo, il fatto che c'è un braccio più grande di un altro, le proporzioni sfasate. E uno che dice dai inizia a fare il cielo e poi si stufa. Esatto, esatto. Volevo dire che non abbiamo ancora scritto chi ha fatto l'opera originale. Botticelli. Volevo vedere quando se ne sarebbe accorto. Mi ero scordato. Oh, non copiare, Io direi di vedere i bigliettini e scoprire se ci abbiamo azzeccato. Allora, il primo disegno, secondo me, è fatto da Martina. Io ho messo Alicetti. Il primo disegno è fatto da Alicetti. Alicetti! Mannaggia, anch'io pensavo fosse Alicetti, ma poi mannaggia. È un gatto. Lo so, ma poi c'è stata Martina che ha fatto un verso strano e io pensavo fosse il tuo. Il mio disegno ovviamente rappresenta un gatto farfalla. Da piccolo ero innamorata di un brand di magliette che stampava animali cute con ali da farfalla. Io ovviamente ne ero rimasta catturata e folgorata e questo disegno appartiene appunto a quella collezione. Non so perché ho fatto un'aureola, però mi piaceva molto. Adesso diamo un pochino a Fra. Mi raccomando, Il secondo disegno. Io ho scritto Davide. Anche io ho scritto Davide. Perché ha riso. Il secondo disegno è Di Piero. No! quello sguardo di Piero impassibile. È stato bravissimo a mantenere Piero. Esatto. Il disegno in realtà fa parte di un mito greco che è Perseo e Medusa. Non ho parole! Kama, io ti uccido. Perché? Perché io ho fatto i serpenti nei capelli. Inoltre era un mito, io ci ho fatto Pinocchio, che ok non è un mito però è una favola. Comunque è una favola greca, Pinocchio. Terzo disegno. Non può essere perché io qua ho scritto Alice. E io ho scritto Claudio. E in realtà Master Coniglio è di Andrea. Lorenzi? Sì. Davvero? Andrea. Ma perché? Cavolo. Si vede era una casa delle nostre zone, che ne so. Sì, un coniglio è il soggetto del mio disegno, ma è un coniglio cattivo, anzi un super cattivo. Infatti ha il mantello, la mascherina, sta per rapinare una banca e il sole è preoccupato che da fare che sia la nemesi di Master Coniglio. Decidetelo voi. Quarto e ultimo disegno. Secondo me Peter Pan è di Kama. Secondo me invece l'omino macchioso è di Kama. Peter Pan è di Martina. Davvero? Peter Pan. Il mio disegno è Peter Pan con un piede in testa, forse un cappello. E sì, c'era anche Trilli Campanellino, infatti Rick l'ha disegnata. C'era una cosina gialla. Mentre quella formica tartaruga ninja, che in realtà è una formica, e lo so perché è mio.
E io ho detto che è di Kama! Questa formica si chiama Zul ed è il personaggio di un videogioco di quando ero piccolino. E quindi gli do un p. Siamo pari. Pari. Eh sì, ma ora ci deve essere un vincitore, sennò qui esplo. Vince chi indovinerà. Di chi è questo? Lo so chi l'ha fatto. Come lo sai chi l'ha fatto? Sì, lo so. Perché lo sai? Me lo sento. Ho una sicurezza del 95%. Ok, Eric. Presidente. Vabbè, io ho scritto. Vai, visto che sei tanto sicura. Kama. Anch'io dico Kama. Martina. No, sì, sono io. E quindi siete pari ancora. Vabbè, niente, oggi è andata così. Oggi non ho vinto. Nessuno prevale. Vince l'amicizia. Ciao.